Amici biker, ben ritrovati! Mi trovo alla concessionaria Oldrati di Bergamo, emozionato di provare l'attesissima Aprilia Touareg 660. Siete curiosi di sapere come va? Lo scoprirete dopo la sigla! Sono passati più di 30 anni dall'ultima volta che sono salito su di una Touareg. Nello specifico, vi sto parlando della 350 prodotta dal 1985 al 1994. Ora è tornata e io ne sono entusiasta. La ritrovo oggi aggressiva nel look, tanto quanto nelle prestazioni. Ciò che mi fa innamorare nuovamente di lei, però, sono le sensazioni trasmesse da questa ciclistica raffinata. Lasciatemela godere per qualche istante prima che vi parli di lei. L'ergonomia è quella di una vera enduro. In sella trovo ogni cosa al posto giusto se penso di fare un viaggio affrontando qualche percorso avventuroso. Il manubrio è largo ed è alla giusta altezza per un utilizzo off-road. La sella è lunga, stretta al necessario e adeguatamente imbottita. Le pedane sono alte da terra come conviene su di una moto da fuoristrada. Sulle strade trafficate cerco di percepirne il grado di manovrabilità alle basse andature. In questo frangente trovo che l'agilità sia ottima per disimpegnarsi velocemente. Con la mappa Urban inserita, l'erogazione del motore è molto dolce nella progressione. Ai bassi regimi posso apprezzare la sua linearità. La frizione non strappa le partenze da fermo, il suo azionamento è sufficientemente morbido da non stancare. Il cambio potrebbe essere migliorato. Per rendere le cambiate più confortevoli, pur continuando a utilizzare la frizione, consiglierei di montare il cambio elettronico offerto dalla casa. Entro in autostrada al fine di poter raggiungere una velocità sufficientemente alta da considerarne il comportamento dinamico. In questo frangente rimango sorpreso positivamente dell'ottima stabilità. Nessuna oscillazione avvertibile anche superando i 130 km/h. Il comfort è decisamente buono. Le vibrazioni si percepiscono su pedane e sella in maniera del tutto trascurabile, solo arrivando in prossimità dei 6.000 giri. Il cupolino non è protettivo al di sopra del busto. La sua presenza, però, toglie efficacemente la pressione dell'aria alle alte velocità. I paramani sono robusti e proteggono bene. Gli specchietti offrono una buona visibilità e non vibrano. La sella può ospitare comodamente un passeggero. Sotto di essa manca un alloggiamento che possa ospitare attrezzi o documenti. Il terminale di scarico in acciaio potrebbe infastidire il passeggero.
meglio pensare alla sua sostituzione con un prodotto aftermarket. Per migliorare ulteriormente il comfort e il consumo carburante, per le lunghe percorrenze autostradali opterei per una corona con un dente in meno. Le sensazioni trasmesse dalla ciclistica di questa moto continuano a piacermi anche su di un tratto più guidato. Nonostante l'interasse arrivi a 1525 mm di lunghezza e il canotto di sterzo abbia un angolo di 26,7 gradi, la reattività di questa Touareg è ottima tanto quanto la sua precisione nello scendere in piega. Facile il raggiungimento del limite offerto dal profilo dei pneumatici. All'anteriore trovo montato un pneumatico Pirelli Scorpion Rally STR in misura 90-90 su cerchio da 21. Al posteriore lo stesso è in misura 150-70 su cerchio da 18. Il loro comportamento, anche su di un asfalto sporco, è impeccabile. Il traction control funziona anche da antiimpennata. Diminuendone al minimo l'intervento, selezionando livello 1, risulta comunque invasivo da scongiurare un possibile ribaltamento. La regolazione può avvenire anche in corsa. È possibile la sua completa esclusione. L'ABS interviene in maniera differenziata a seconda del tipo di Ride Mode selezionato. Tutti i sistemi di assistenza elettronica alla guida possono essere personalizzati selezionando il Ride Mode dedicato. Un altro punto forte di questa nuova Touareg è il suo propulsore da 660 cm3, in grado di erogare 80 cavalli con una coppia di 70 Nm a 6500 giri. Selezionando la mappa Explorer il livello di divertimento si alza notevolmente, la spinta risulta più vigorosa fin dai bassi regimi. La curva di erogazione rimane comunque molto lineare fino ai 9500 giri di rotazione. La forcella è una Kayabu da 43 mm con un'escursione di 240 mm, completamente regolabile nell'idraulica e nel precarico molla. Il suo comportamento controlla in maniera esemplare i trasferimenti di carico. Nelle frenate, anche a centro curva, la ciclistica non si scompone in alcun modo. Il monoammortizzatore è sempre di marca Kayabu, la sua escursione è di 106,5 mm. La corsa effettiva che offre alla ruota posteriore per mezzo di un leveraggio progressivo è di 240 mm. La sua regolazione è possibile sia in compressione che in estensione. Il precarico molla è agevolato da un sistema remoto azionabile con apposita manopola. All'anteriore sono montati due dischi da 300 mm mossi da pinze Brembo flottanti a due pistoncini. I tubi sono rivestiti in treccia metallica e la pompa è sempre di marca Brembo. Il risultato è un impianto frenante di altissimo livello. Le prestazioni sono eccellenti sia per potenza che per la modulabilità di azionamento. Al posteriore è stato previsto un disco da 260 mm. La pinza è una Brembo a singolo pistoncino. Il raccordo è sempre rivestito in treccia metallica. La frenata è molto potente e perfettamente modulabile. La rapportatura è più adeguata affrontando questo tipo di percorso. L'erogazione, pastosa e progressiva del motore, permette di riprendere anche sotto i 2000 giri di rotazione. I blocchetti dei comandi sono ben fatti. Navigare nel menu è facile e intuitivo. Il display è un TFT a colori adeguato nelle dimensioni. Le informazioni sono disposte in modo chiaro e sono ben visibili in ogni condizione di luce. Da modalità diurna passa automaticamente in modalità notturna con estrema velocità. L'impianto di illuminazione è completamente a LED. Bellissimo è il design della luce DRL. Il proiettore anabagliante si accende automaticamente e offre un'ottima visibilità. Il fanalino posteriore ha un qualcosa di sportiveggiante e moderno. Aprilia ha saputo lavorare molto bene sulla ciclistica di questa motocicletta. D'altra parte non ci si poteva aspettare diversamente. Il comportamento dinamico di questa Touareg 660 sull'asfalto è veramente eccezionale. Saprà soddisfare le mie aspettative anche nel fuoristrada? Vediamolo insieme. Ovviamente dalla mia performance non aspettatevi grandi cose. Dal concessionario deve ritornare senza un graffio. Senza stravolgere la ciclistica porto qualche modifica alla forcella e al monoammortizzatore.
velocizzo il ritorno della forcella per mezzo dell'apposito registro e tolgo un po' di precarica dall'ammortizzatore. Seleziono la mappa dedicata all'off-road e ne valuto il comportamento, escludendo completamente il traction control. Nonostante la potenza, mi risulta facile controllare la perdita di aderenza. La Touareg continua a impressionarmi positivamente. Mi aggrego a due amici che mi guidano su di un tracciato ripido e ancora umido. La situazione mi porta a voler riattivare il traction control a livello 1. Mantenendo un regime di rotazione basso e in seconda marcia, la Touareg sale il pendio in grande stile e senza farmi affaticare. I pneumatici, lasciati volutamente a una pressione più idonea per un utilizzo stradale, si comportano molto bene nei tratti asciutti o poco bagnati. Li considero un riferimento, constatando quanto siano versatili in ogni condizione. Affrontando una sorta di pietraia, mi accorgo che le sospensioni andrebbero sfrenate ulteriormente. La loro ottima scorrevolezza, però, non mi fa perdere aderenza da dovermi fermare. In discesa il freno motore rallenta la mia corsa senza che debba intervenire spesso con i freni, che peraltro sembrano perfetti sia come potenza che modulabilità in queste condizioni di scarsa aderenza. Ragazzi, con delle gomme più adatte e una rapportatura più corta sarebbe stato molto più semplice. Considerando però dove è stato in grado di portarmi questa Touareg 660, io la promuovo a pieni voti. Prima di rientrare in concessionaria faccio una sosta per fare benzina. La media del consumo carburante, calcolata dal computer di bordo, mi fornisce un dato decisamente buono. Nella mia prova di 270 km effettuata nelle varie tipologie di tracciato, la media dei chilometri percorsi con un litro di benzina è pari a 21,5 km. La mia avventura in sella alla Touareg 660 purtroppo è terminata. A essere sincero, non mi dispiacerebbe averla nel mio garage. Bene ragazzi, visto che l'anno nuovo è appena cominciato, colgo l'occasione per augurare che il 2022 possa portare a ognuno di voi qualcosa di buono e inaspettato. Se vi è piaciuta la recensione mettete un like e aiutateci a sostenere il canale iscrivendovi. Un saluto da Jumbo Test!